Ciao a tutte, benvenute o bentornate sul nostro canale YouTube. Io sono Martina e oggi ti mostrerò come realizzare la borsa Marlena. Questa borsa è una borsa comunque di piccole dimensioni che rimane un po' rigida, infatti è stata realizzata utilizzando il nostro famosissimo pandorino, in questo caso un pandorino Lurex. Il tutorial è semplicissimo, ho cercato di spiegare nel minimo dettaglio ogni singolo passaggio ed è quindi secondo me un tutorial pensato soprattutto per le principianti, per chi non ha ancora tanta manualità col lavoro all'uncinetto. Quindi ora ovviamente inizieremo a spiegarvi tutti i dettagli su questa nuova borsetta, ma vi ricordo comunque di iscrivervi al canale YouTube per non perdervi alcun video e di cliccare sulla campanella se volete ricevere le notifiche. Mi trovate comunque anche sui canali social, sia su Instagram che su TikTok, col nome macre.bag. Vi suggerisco di seguirmi se non volete perdervi nulla sul mondo dell'uncinetto. Ma di cosa ho bisogno per realizzare la borsa Marlena? Vi stupiremo perché abbiamo utilizzato un solo gomitolo del nostro amatissimo pandorino. In questo caso abbiamo utilizzato il pandorino Lurex, ma potete utilizzare anche quello classico. Il pandorino è una particolare tipo di fettuccina che quindi dà questa rigidità alla borsa, ma è super elastico e molto facile da lavorare all'uncinetto, quindi pensato secondo me per le principianti. Lo troverete sul nostro shop online macrebag.it. E per lavorarlo abbiamo utilizzato inizialmente un uncinetto numero 6 per fare la base e poi per il corpo della borsa, e quindi vedete questo punto canestro, un uncinetto numero 7. Vi suggerisco quindi di dare un'occhiata al nostro shop online perché oltre al pandorino vendiamo tantissimi altri filati e accessori per realizzare le vostre bellissime borse. Trovate quindi il link del sito qui sotto in descrizione e troverete pure indicate le misure della nostra borsetta. Prima ancora di iniziare il lavoro vi do un suggerimento. Noi abbiamo realizzato inizialmente 16 catenelle per realizzare la borsa di queste esatte dimensioni, che sono delle dimensioni comunque abbastanza ridotte. Se desiderate fare una borsa un po' più grande rispetto a questo, vi basterà semplicemente aumentare il numero di catenelle, poi tutti i passaggi saranno esattamente identici. Ovviamente ponete maggiore attenzione, però potete realizzarla quindi questo modello anche più grande rispetto a questa borsa. Ovviamente però non avete più bisogno di un solo gomitolo, ma almeno di 2. Quindi la scelta è vostra, potete decidere di realizzarla di queste dimensioni o una dimensione maggiore. E allo stesso modo potete lasciare una borsa così a mano molto semplice da portare, oppure potete decidere di acquistare magari 2 anelli e una catena per fare la tracolla o anche delle catene già pronte. E anche queste le troverete sul nostro shop macrebag.it nella sezione accessori. Quindi ora iniziamo il tutorial vero e proprio e ho cercato di renderlo più preciso possibile e di indicarvi ogni singolo passaggio, mentre ovviamente mia mamma lavora all'uncinetto e realizza questo nuovo modellino. Noi ci vediamo alla fine del video, mi raccomando ponete molta attenzione ad ogni singolo passaggio. Iniziamo a lavorare il nostro pandorino. Ho preso un uncinetto numero 6 che in questo caso è di un numero inferiore a quello che utilizzerò poi successivamente per il corpo. Questo perché vogliamo cercare di realizzare il fondo un pochino più stretto e quindi più rigido. Iniziamo facendo il primo cappietto, sempre così con lo stesso metodo, e altre 15 catenelle. Per un totale di 16 se si va a considerare pure il cappietto. Fatte tutte e 16, il risultato è questo. Ora semplicemente prendo l'uncinetto, salto il primo punto e la seconda catenella e entro nella terza, però devo andare non ad entrare nel punto qui. Quindi ora prendo la catenella e la giro completamente. Vedete, queste sono le asoline che si trovano dietro che ora devo andare a lavorare, e rigiro. Vedete, salto le prime due, quindi le prime 2 catenelle
entro nell'asolina che si trova dietro la terza, che è questa qui. Quindi questo lavoro mi serve per non far vedere i buchini della mia catenella. Ora entro con l'uncinetto nell'asola, così, carico l'uncinetto e trascino fuori, formando queste due asole. Carico di nuovo e chiudo. Ho fatto così un primo punto basso. Vado avanti, prendo l'asolina successiva, così carico di nuovo e chiudo. Ho queste due asole, carico ancora e chiudo tutte e due. Ancora, rientro nell'asolina seguente, carico l'uncinetto, chiudo la prima asola, carico di nuovo e chiudo. E vado avanti seguendo questo metodo fino ad arrivare all'ultimo cappietto. Quindi quando arrivo all'ultimo catenella o cappio devo fare un lavoro differente che vi faremo vedere. Siamo arrivati all'ultimo punto e vedete questo è il primissimo giro, mezzo giro in realtà. Quindi ora devo entrare con l'uncinetto nel cappietto qui in questo punto. Entro una prima volta, carico l'uncinetto e trascino fuori. Ho queste due asole, le carico di nuovo e chiudo. E ho fatto un primo punto basso. Vedete cosa faccio col dito? Reggo sempre il filino qui per fare in modo che il cappietto non si apra eccessivamente. Quindi ora di nuovo rientro nel medesimo punto e faccio un altro punto basso. Quindi un altro, carico e chiudo. Ancora faccio il terzo nel solito punto. Quindi ecco che ho fatto 3 punti bassi nel medesimo punto. In questo modo ho praticamente girato un po' il lavoro. Vedete, sistemiamo, ora tiro un gocciolino il filo e vedete che mi trovo praticamente dall'altra parte del primo giro e ora dovrò andare a lavorare anche l'altra parte della catenella. E ora andiamo avanti, non dovrò più prendere l'asolina dietro anche perché non si vede in questo caso, ma devo entrare praticamente in costa retro in queste V delle catenelle che si sono venute a creare. Quindi vedete, entro nella prima, carico l'uncinetto e mi carico il filo. Vedete, questo filino più corto lo tengo sopra per andarla a bloccare, quindi non dover fare una cucitura successiva. Ora carico, trascino il filo, ho queste due asole e chiudo, quindi rifaccio di nuovo comunque un semplice punto basso. Vado avanti, rientro anche nella V seguente, così mi porto sempre il filino più corto sopra, carico col filo, trascino all'interno e carico di nuovo e chiudo, quindi con un punto basso. Vado avanti ora fino a raggiungere l'altro punto che si trova all'estremità. Anche in questo caso devo fare dei cresciuti. Arrivata ora all'altra estremità il risultato sarà questo. E ora invece di 3 punti bassi nel solito punto, quindi nell'ultimo punto, ne devo fare 2 perché uno è già stato fatto all'inizio del lavoro. Quindi entro con l'uncinetto nel punto, carico il filo e trascino fuori, carico di nuovo e faccio così un primo punto basso. Ora ne faccio un secondo nel solito punto, carico e chiudo. Ed ecco qui che ho finito il primissimo giro. Vado a chiudere ora allungando leggermente l'asolina, tolgo l'uncinetto e rientro nel primo punto del primo giro. Carico l'asolina all'interno in questo modo e la trascino, così. Ora da qui semplicemente giro l'uncinetto e entro da davanti nel solito punto, così carico il filo e trascino fuori. Questo è un metodo che di solito non usiamo, nuovo. Ho queste due asole, carico di nuovo e le chiudo tutte e due e così ho fatto il primissimo punto del giro e ho anche alzato il lavoro. Ora faccio un altro punto basso sempre nel medesimo punto di partenza, quindi rientro all'interno, carico l'uncinetto e trascino fuori, carico di nuovo e chiudo.
Ora, prima di andare avanti, aggiungiamo il nostro marcapunti. Aggiungiamo qui al centro per capire qual è appunto il punto di partenza che mi servirà dopo poi al termine del lavoro. Ora andiamo avanti e realizzo singoli punti bassi per ogni punto che trovo del giro fino ad arrivare all'altra estremità. Mi fermo quando ritroverò i 3 cresciuti di partenza che abbiamo lavorato appunto nel giro precedente. Siamo arrivati allora all'altra estremità, il lavoro per ora è questo e sono ai 3 punti bassi lavorati nel solito punto. Quindi ora entro nel primo punto basso e ne realizzo ben 2. Quindi un punto, di nuovo rientro, un altro punto. Ancora entro nel punto successivo e ne realizzo altri 2, 1 e 2, ancora altri 2. Quindi un totale di 6 punti bassi per i 3 che si trovano qui. Quindi vado avanti e ora realizzo ancora semplici punti bassi fino ad arrivare all'altra estremità. All'altra estremità troverò i 2 aumenti che ho fatto precedentemente e dovrò lavorarli diversamente pure quelli. Ora siamo all'altra estremità, vedete il risultato per ora è questo e facciamo gli ultimi 2 punti, quindi lavoriamo gli ultimi 2 punti che sono i cresciuti. Quindi rientro con l'uncinetto nel primo punto e faccio ben 2 punti bassi al suo interno, quindi 1 di nuovo e 2, così ho fatto gli aumenti per formare praticamente l'angolo del fondo. Entro anche in quello seguente, che è l'ultimo, e faccio altri 2. In questo caso sono 6 pure qui, perché i primi 2 cresciuti li avevo fatti all'inizio del giro. E ora semplicemente richiudo utilizzando il medesimo metodo di prima, ve lo facciamo rivedere. Quindi entro qui, prendo la solina e la trascino all'interno. Di nuovo, vedete qui lo sistemo. Ora però mi fermo, quindi abbiamo realizzato la catenella, il primo giro e il secondo giro e abbiamo dato vita al fondo della nostra borsa. Ora dovrò fare un giro differente e iniziare già a lavorare il corpo della borsa. E quindi iniziamo a fare un giro intero in punto basso in costa retro. Quindi ora qui per chiudere questo metodo siamo arrivati a questo punto, entro non nel punto sotto ma all'interno della V, quindi entro e prendo solo la solina esterna. Quindi se io facessi così, quindi se entrassi nella solina e facessi il mio punto basso, vedete rimarrebbe però un pochino più larga. Quindi vi svelo questo trucchetto per semplificare il lavoro e rendere la borsa più bella esteticamente e senza difetti. Io entro sì nella solina qui, quindi prendo questa, ma prendo anche la solina sottostante, così vedete rimane più rigida e quindi non si crea un buchino troppo ampio. Quindi ora carico l'uncinetto e trascino fuori. Ho queste 2 asole, carico di nuovo e chiudo. Facciamo vedere di nuovo. Quindi entro con l'uncinetto qui nella solina seguente e prendo anche quella sottostante, quindi carico entrambe, carico ora l'uncinetto e trascino fuori. Ho queste 2 asole, carico di nuovo e vado a chiudere. Ancora entro nella solina questa e prendo anche la solina sottostante, carico l'uncinetto e trascino fuori, carico e chiudo. E andiamo avanti, così realizzo questo giro utilizzando questo metodo, quindi realizzo punti bassi in costa retro, non prendendo però solo la solina esterna, ma prendendo anche quella sottostante per rendere il lavoro più rigido e più compatto. Andiamo avanti e vi facciamo vedere come andare avanti e lavorare il giro seguente. Faccio ora l'ultimo punto del giro e prendo entrambe
le asoline, vedete come sempre, carico l'uncinetto e vado a chiudere il lavoro. Di nuovo carico e chiudo. Ed ecco che ho fatto il giro, che sarebbe il terzo, di punti bassi in costa retro, e così sto iniziando praticamente a dare la forma al fondo, vedete, prende questa forma comunque un po' a barca. Ora andiamo avanti, devo chiudere il giro, quindi come prima tolgo l'uncinetto, entro nel punto, ma ora prendo tutto il punto, vedete il primo punto, l'asolina così e trascino fuori. E ora, a differenza di prima, non prendo solo la V, ma prendo tutto il punto, quindi giro l'uncinetto, in questo modo rientro così e faccio un punto basso, carico e chiudo. E ora inizieremo a realizzare praticamente la trama della nostra borsa. Abbiamo realizzato un punto canestro che è molto semplice. Come prima cosa però cambio l'uncinetto, quindi ne prendo un uncinetto più grande che sarà un numero 7. In questo caso però vi consiglio come sempre di fare delle prove, quindi di non utilizzare sempre solo gli uncinetti che vi indichiamo, ma fare delle prove per vedere qual è il migliore per voi e per il filato. Quindi ora io ho fatto un primo punto basso, qui, lavorato in questo modo, e dovrò fare un punto allungato, quindi non entro qui nel punto, ma entro nel punto basso del giro precedente. Quindi entro così, carico l'uncinetto e trascino fuori. Vedete, in questo modo allungo l'asolina e vedete come viene bene con il nostro pandorino, come si vede molto bene. Ora carico di nuovo l'uncinetto e chiudo con un punto basso. Questo è l'effetto del punto basso allungato, che è anche il punto canestro, che ora alterno poi un semplice punto basso, qui entro nel punto basso del giro precedente, carico l'uncinetto, carico di nuovo e chiudo. In questo caso non allungo perché vedete è molto più corto. Ora si vede male, però andando avanti con i giri si noterà molto bene. Ora di nuovo punto basso allungato, non entro in questo punto ma entro nel punto basso del giro precedente. Carico così, carico e chiudo. Ancora entro nel punto seguente con un punto basso semplice e chiudo. Di nuovo allungato, vedete così allungo l'asolina, viene in questo modo e chiudo. Dovrò fare tutto il giro così, alternando punti bassi allungati a punti bassi semplici, e dovrò continuare in questo modo pure per i giri seguenti. Ora noi andiamo avanti, provate questo primo giro alternando queste due tipologie di punti, vi facciamo vedere come chiudere il giro e poi vi indichiamo come proseguire. Siamo arrivati all'ultimissimo punto del giro, il risultato per ora è questo, vedete non si notano ancora benissimo, si noteranno comunque nei giri successivi, e vi facciamo vedere come chiudere e come iniziare a lavorare a spirale, quindi che si va sempre lavorando gli stessi punti, non si deve fare catenelle o alzare il lavoro per iniziare il giro successivo. Quindi ora semplicemente entro nell'ultimo punto e qui devo fare un punto basso semplice e faccio questo punto basso. Qui all'inizio avevamo di nuovo un altro punto basso. Cosa devo fare ora? Devo praticamente realizzare un punto basso allungato dove c'erano i miei punti bassi del giro precedente. Quindi entro, vedete qui, nel punto basso del giro sottostante, quello ancora sotto, carico l'uncinetto e chiudo, allungo, carico e chiudo. E qui ho fatto un punto allungato. Dove qui invece avevo un punto allungato farò un semplice punto basso. Quindi carico e chiudo. Ancora qui ho un punto basso, faccio un punto basso allungato. Allungo, carico e chiudo. Qui ho un punto basso invece allungato, faccio un semplice punto basso e dovrò fare così, quindi praticamente come sempre alterno. E ora andremo avanti con i nostri giri per dare forma e corpo alla nostra borsetta.
Siamo andati avanti e abbiamo realizzato il corpo della borsa. Vedete qui al fondo il punto in costa retro che ha dato questa cambio di direzione, quindi ha formato la borsa in questo modo, e questi sono i nostri giri di punti canestro. Come vi avevo detto prima, lavorata si vede molto di più, si nota molto il punto canestro, questa trama molto bella, lavorata secondo me col pandorino. Abbiamo realizzato un totale di 16 giri di punto canestro. Ora siamo arrivati praticamente a lavorare fino a questa estremità dove avevamo iniziato, esattamente al centro, e ora passeremo a realizzare la bordatura della borsa e il nostro manico. Mi trovo qui, abbiamo utilizzato fino ad ora l'uncinetto 7, ora lo cambio. Prendo l'uncinetto più piccolo, il numero 6, che avevo utilizzato inizialmente. Quindi ora semplicemente andrò a realizzare dei giri di semplici punti bassi. Quindi entro, vedete, nel punto seguente, così carico l'uncinetto e trascino fuori, carico di nuovo e chiudo. Questi sono molto semplici e non faccio più quindi il punto allungato, entro semplicemente nei buchini seguenti. Quindi vedete un altro ancora e vado avanti. In questo modo si lavora sempre a spirale, quindi facciamo il primo giro e vi facciamo vedere poi come andare avanti e come realizzare anche il manico della nostra borsa. Qui vedete abbiamo terminato il giro, si rinizia con i nostri punti bassi e semplicemente lavoro a spirale. Vedete, rifaccio un punto basso lì sopra e continuo. Faccio un altro giro, un'altra ancora e vi facciamo vedere il risultato. Ecco qui che abbiamo realizzato i nostri 3 giri di semplicissimi punti bassi. Siamo arrivati ora a questa estremità che è esattamente dove si trova il nostro marcapunti, quindi il lato da cui siamo partite. Ora, vedete, ho aggiunto questi marcapunti perché devo andare a realizzare il manico di questa borsa. Praticamente l'abbiamo posizionati al centro della borsa e tra un marcapunti e l'altro ci sono ben 9 punti. Quindi ora io inizierò di nuovo a lavorare con l'uncinetto fino a quel marcapunti facendo i miei semplici punti bassi. Quindi arrivo a lavorare fino al marcapunti rosa. Uno, vedete qui, e ora lavoro anche all'interno di questo. Lavoro così e chiudo con un punto basso. Tolgo il marcapunti o lo lascio come preferite e faccio ben 9 catenelle. Quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Faccio così di questo numero perché voglio evitare che il manico diventi troppo largo e rischi di allentarsi. Ora rientro nel punto dove c'è il marcapunti, così carico l'uncinetto e vedete trascino fuori e chiudo con un punto basso. Così tolgo il marcapunti se preferite e continuo questo giro lavorando di nuovo dei semplici punti bassi. Faccio così fino ad arrivare all'altra estremità dove avrò l'altro marcapunti e pure qui dovrò realizzare 9 catenelle. Quindi continuiamo il giro e il lavoro è il medesimo che vi abbiamo fatto vedere ora e facciamo vedere poi come fare il giro successivo per dar forma al nostro manico. Ecco qui che abbiamo fatto il giro, vedete ad ora il manichino è questo, troppo fine, infatti dobbiamo andarlo a rifinire e ho continuato il giro fino, diciamo, a questa estremità qui, fino al nostro manico. Ora semplicemente per andarlo a rendere più rigido e più resistente devo andare a lavorare un punto basso nella catenella appena realizzata. Quindi entro nella prima catenella, così, nel punto, e faccio un punto basso. 1,
e 2. Entro nella seguente e faccio un altro punto basso, così per tutte e 9 le nostre catenelle. Continuo lavorando, vedete, i punti bassi fino all'altra catenella che si trova all'altra estremità della borsa e utilizzo sempre questo stesso metodo. Facciamo vedere poi il risultato e come chiudere il lavoro ottenuto. Ecco il manico, non abbiamo fatto un giro solo, ma ne abbiamo fatti 2, quindi abbiamo fatto uno in più, che vedete così risulta un po' più resistente. Siamo arrivati al lato di partenza, sempre dove avevamo il nostro marcapunti, e ora semplicemente devo andare a chiudere. Quindi ora faccio un punto bassissimo, così, vedete, e chiudo le due asole assieme. Ora tiro il filo leggermente, circa 10-15 cm, e lo taglio. Allora lo pieghiamo così, vedete, ora prendo il filo, entro non in questo ma nel punto seguente, da questo lato, prendo entrambe le asoline, carico il filo e lo trascino fuori, così, in questo modo si va a nascondere. Entro ora nella V di partenza, così, carico il filo e trascino all'interno, tiro bene e vedete che la chiusura risulta invisibile. Ora semplicemente giro e vado a fare questi piccoli nodini all'interno della borsa, quindi rientro nei punti appena lavorati, vedete che prendo il filo e lo trascino all'interno per bloccarlo. In questo modo faccio questo lavoro per almeno 5-6 volte in modo da essere sicura di bloccarlo. Per aiutarmi posso utilizzare un uncinetto più piccolo e una volta terminato il lavoro taglio il filo in eccesso e brucio l'estremità. Vedete, se avete seguito attentamente il video, il risultato sarà questo e la nostra borsa Marlena sarà finalmente pronta. Come vi ho detto all'inizio del video, per questo tutorial abbiamo utilizzato un solo gomitolo da 250 grammi e quindi è venuta benissimo questa borsetta di queste dimensioni. Se invece volete farla più grande potete farlo benissimo, dovete semplicemente aumentare il numero di catenelle, però ovviamente servirà non uno ma in questo caso almeno 2 gomitoli. Quindi io a questo punto vi saluto, vi ringrazio per aver preso visione e noi ci vediamo al prossimo video.